Il gioco che vediamo oggi porta il nome di questa rubrica. Ciao a tutti, io sono Wally, bentornati su Setup. Questo è Wicos, ormai ci conoscete. Infatti il gioco di oggi ce lo porta John Mira. Grazie John Mira, sempre sorridente, sempre bellissimo. Setup, il gioco di oggi, un gioco di tessere, di combinazioni che vediamo subito sul tavolo. Ecco intavolato Setup. Come vedete è un gioco, come vi dicevo, di set di numeri. Abbiamo delle tessere numerate con i 4 semi classici delle carte francesi, quindi abbiamo i picche, i fiori, i cuori e i quadri, e poi abbiamo questo simbolino bonus che è la stellina. Come funziona il gioco? Allora, intanto iniziamo dal dire che noi abbiamo scelto il rosso e il giallo, quindi le caselle rosse da questo lato e le caselle gialle da questo lato sono le caselle personali di ciascun giocatore, che valgono come bonus a lui, e poi spieghiamo perché. Allora, nel suo turno il giocatore che cosa può fare? Può creare un set utilizzando sia le sue tessere che le tessere comuni. Le tessere che sono posizionate sul tavolo sono in comune con l'altro giocatore, oppure può decidere di scartare le sue 4 tessere e pescarne 4 9 dal sacchetto. Come funziona la creazione di un set? Allora, intanto un set può essere da 2 tessere in su, quindi non può mai essere di una singola tessera. Io posso aggiungere alla plancia più tessere. Allora, mi sono appena reso conto di aver dimenticato di mettere le 4 tessere al centro della plancetta, quindi Pessimo, 1, 2, 3 e 4. Ok, niente, quindi il setup è concluso così. In realtà bisogna mettere le 4 tessere al centro della plancetta e le 4 tessere comuni. Quindi il funzionamento è lo stesso di prima. O piazzo delle tessere oppure tolgo le mie tessere e le sostituisco con 4 tessere nuove. Cosa vuol dire piazzare delle tessere? Io posso vedere che cosa c'è già in mezzo, posso utilizzare sia le mie tessere che le tessere comuni per andare a creare cose che mi diano punti, come facendo delle scale, facendo delle coppie, facendo dei tris e via discorrendo. Ma come? Facciamo finta che io voglia fare punti. Adesso vediamo che cosa ho qui. Io c'ho l'1, qui c'è il 2, ma lì c'è il 3 di fiori, non posso farci niente. Abbiamo questo 5, ok, facciamo finta che io voglia utilizzare questo 5. Lo posso mettere nella mia casella, io sono rosso, lo metto nel rosso, e farò un punto per questo 5, un punto per questo 5, perché sono vicini, e quindi farò avanzare di 2 il mio pippottino nel percorso dei punteggi. Una volta che ho fatto la mia mossa, vado a rimpiazzare le tessere ove sono state tolte, in questo caso dal comune, quindi vado a pescarne una nuova e la metterò qui. Tocca al giocatore giallo. Come me le opzioni sono sostituire o creare dei set. Lui ad esempio ha questo doppio 5, ma è lontano da dove è lui. Ma lui non è obbligato a piazzare sulle sue caselle, può piazzare anche al di sopra delle tessere già in gioco. Quindi per esempio lui potrebbe decidere di giocare il suo 5 e di metterlo qui, ok? Ora lui farà 1, 2, 3 punti, perché sono 3 5 uno di fianco all'altro, ma avendo utilizzato il 5 nella mia casella rossa mi regalerà un punto. Questo perché? Perché le caselle rosse sono mie e le caselle gialle sono sue. Quando lui ha fatto la sua mossa andrà a rimpiazzare e così via. La partita va avanti così, creando combinazioni, tris, 4 numeri uguali, 5 numeri uguali. Più numeri uguali mettete insieme, più punti fate ovviamente. E la partita funziona in questo modo e prosegue fino a quando uno dei 2 giocatori non raggiunge la casellina con il simbolo dei 2 giocatori. In quel caso vince la partita. Se fossimo stati in 3 sarebbe bastato arrivare qui, se fossimo stati in 4 sarebbe bastato arrivare qui. Non c'è molto da dire su questo gioco, cari amici di Wicos, se non 2 cose, un pro e un contro importante. Allora, l'unico pro che mi sento di dare a questo gioco sono i componenti, perché le tesserine sono molto carine, sono chiare, sono belle, i leggi sono carini e i segnapunti sono orribili, ma fa niente, così come la plancetta secondo me è veramente. Una cosa negativa di questo gioco è il gioco in sé. È molto banale, è molto noioso. Io vi sconsiglio l'acquisto di questo gioco. Forse è uno di quei pochi giochi che non so perché ho comprato, se non per il nome e perché mi sembrava un gioco semplice e divertente, ma in realtà si è rivelato noioso e banale. Basta.
non dico altro, non acquistatelo. Se l'avete provato fateci sapere se vi piace, e se vi piace mi dispiace per voi, dietro ridono ma è così. Se non lo avete provato fateci sapere se vi abbiamo fatto venire voglia di provarlo, oppure spero proprio di no. Bene, detto questo vi ricordo come sempre che ci trovate su tutti i vari social, Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube. Non trovate solo le chiacchiere sui giochi da tavolo, trovate le recensioni sui film, sulle serie TV, sui libri e tanti altri contenuti che riguardano l'intrattenimento. Con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Bravissimo! Cazzo raga, in un take.